Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista trattalo e digli così quando fa questo con te, quando si comporta in questo modo con te. Come? Beh, il narcisista ha tanti modi di ferirti, ne abbiamo parlato in tantissimi video di 2D o narcisismo e amore, sviscerando tutte le diverse situazioni, con il silenzio punitivo di cui 2D ha parlato in primis, il gaslighting, la dissonanza cognitiva, le critiche, le umiliazioni, le svalutazioni. Il narcisista, dopo la magnifica fase del bombardamento d'amore, infatti, in cui cattura la sua preda sentimentale con tanti effetti speciali, si avvierà via via dopo quella che io definisco la fase di stallo, di sospensione, di passaggio, di transizione, in cui il narcisista ti manderà in dissonanza cognitiva perché comincerai a non capirci più molto sul fatto che, per esempio, lui, il tuo partner, non sembra essere più quello dell'inizio, pieno di attenzioni, di premure, ma invece comincerà a defilarsi ed infilare anche qualche nota dissonante fatta di piccole critiche che però diventeranno sempre più pesanti quando il narcisista sarà nella sua piena fase svalutativa, dove tu non sarai più la regina che eri prima per lui, senza una vera ragione, perché tu sarai sempre la stessa, anzi il più delle volte sarai molto più presente, innamorata dei primi tempi con lui. E così il narcisista comincerà a farti sentire inutile, persino ingombrante in tanti casi, e per giunta a farti sentire in colpa proprio del fatto che lui non sia più quello di prima con te. Il narcisista, oltre a denigrarti, a ferirti in tanti modi, pronuncerà anche molte delle sue sentenze dall'alto del suo podio, inappellabile. Come fare per spiazzare, quindi prendere in contropiede e sbaragliare il narcisista quando sentenzia con te e ti svaluta? Si dice spesso sì indifferente e in certi casi, lo dico anch'io, quando è giusto che questo atteggiamento venga adottato, ma non sempre però è la via giusta. E oltretutto è più facile a dirsi di fronte ad esempio tante provocazioni continue e persistenti, quindi certamente è più facile a dirsi che a farsi. E poi, diciamocelo anche sinceramente, sarà sempre un'indifferenza ostentata in fondo, proprio perché in certi casi non è cosa così semplice a farsi, perché magari dentro di te ribollerai, ti sentirai comunque ferita e insomma sarà un po' difficile fare buon viso e cattivo gioco, anche se è proprio quello che alla fine è il caso di fare. Ma l'indifferenza sarà difficilmente un'indifferenza, appunto, anche perché il narcisista a quel punto ti incalzerà ancora di più proprio per stuzzicarti, per vedere la tua reazione, fino a vederti cedere. La via dell'indifferenza quindi non è sempre la migliore. Il modo migliore di trattare un narcisista quando infierisce su di te, ti svaluta, ti provoca, per avere le tue reazioni e per metterti allo scoperto emotivamente, non è quindi l'indifferenza o sempre l'indifferenza, perché potrebbe innervosire, indispettire ancora di più il narcisista. Dimostrarti al di sopra della situazione, in questi casi è certamente il modo migliore di affrontare il narcisista, ma non propriamente l'essere o il dimostrarti disinteressata. Semmai l'infilare qualche battuta che non fa mai male per allentare il clima teso, questo sì. Quindi la prima arma è senz'altro, ed anche la più affilata con il narcisista, resterà sempre quella dell'ironia. C'è una frase che il narcisista, per sondare le tue reazioni e nello stesso tempo metterti in stato di allerta, pronuncerà, che spesso pronuncia passata la prima magnifica fase del love bombing e che è detta anche con molta nonchalance: i rapporti finiscono sempre. Come e cosa rispondere ad una frase come questa? Frase che ti getterà certamente nello sconforto, ma anche in una dissonanza cognitiva, anche perché lui non era quello che ti prometteva fiumi e mari, di un futuro pieno di abbondanza, felicità, magari con una famiglia da carosello e un futuro splendido pieno d'amore. Sorridi quando lui ti dice cose di questo tipo, come se niente fosse, e rispondi pure cose come:
Hai ragione, infatti ci stavo proprio pensando anch'io che è un bel po' che siamo insieme. O anche altre frasi, tutte un po' su questa falsariga, pronunciate in tutta tranquillità e senza astio, mi raccomando. Oppure il narcisista potrebbe dirti, come una delle massime espressioni della sua svalutazione di te, che non sai fare bene qualcosa. Ti è capitato? In questi casi puoi dirgli che ha ragione, infatti dovrebbe darti l'esempio e insegnarti che non è un modo per assecondarlo o compiacerlo e seguirlo in quella che potrebbe dimostrarsi magari un'autosvalutazione. È un modo semmai per mostrare che a te non tocca minimamente che lui ti svaluti e prendi anzi con ironia proprio il fatto che lui si senta così superiore in un ruolo da maestrino. Oppure quando il narcisista vuole avere ragione e imporre le sue ragioni ad ogni costo, cosa tipica di un narcisista, o ti dice qualcosa per ferirti, digli tranquillamente e ironicamente, e lo prenderai assolutamente in contropiede in questo modo: ma che bello che sei quando fai così. Non se lo aspetterà, perché si aspetterà piuttosto che ti arrabbi o magari persino che ti metti a piangere, e invece no, assolutamente no. Segui queste tattiche, valgono anche se sei un uomo e hai a che fare con una donna narcisista. Seguile con sicurezza e tranquillità e vedrai che il narcisista non troverà pane per i suoi denti. In caso possiamo approfondire un tuo caso personale e vedere come affrontare la situazione se ti trovi in una situazione difficile, o anche per capire meglio, per capire con chi hai che fare, insomma per fare anche chiarezza nella situazione e per quanto riguarda le vostre personalità, le personalità in campo in vista delle migliori soluzioni del caso. Trovi sotto nelle note i riferimenti dei contatti. Intanto ti abbraccio forte e naturalmente sempre forza tutta, a presto, ciao ciao ciao.